Stiamo per entrare nel terzo mese di viaggio in Colombia. Sembrava ieri quando da Panama abbiamo deciso di stravolgere i piani iniziali e continuare verso sud. Da quel giorno è successo davvero di tutto e la sensazione più forte è che non riusciamo veramente a stancarci di viaggiare in questo paese. Siamo Carlo e Serena e lui è Nirvan, la nostra casa su ruote che abbiamo spedito dall'Italia al Canada con l'obiettivo di percorrere la Panamericana. E alla fine ieri com'è andata a finire? Che ci siamo presi un sacco di acqua, però abbiamo deciso di rimanere nel parcheggio qui a dormire perché si poteva. Oggi infatti splende il sole, ci sono pochissime nuvole, le palme da cera sono di fronte a noi, i nostri poncho si stanno asciugando al sole. Qui ho allestito una piccola postazione internet, il prato è verde accecante. E tra l'altro, come non capitava da molto tempo, oggi abbiamo dei vicini in un Volkswagen bellissimo provenienti dall'Inghilterra, pensate. Guardate la coppia di viaggiatori di oggi, il Volkswagen bellissimo dei nostri amici. Tutto questo parcheggio si riempirà tra un po' per i visitatori delle palme da cera su queste montagne della valle. Stanotte devo dire che ha fatto abbastanza freddo, dal termometro c'erano 8 gradi, che per essere a 2400 metri è comunque un'ottima temperatura. Adesso ci prepariamo e poi magari ci andiamo a fare un giro, perché con questo sole non si può stare assolutamente dentro il van. Ma prima di continuare con il video volevamo dirvi che questo episodio è in collaborazione con NordVPN, che è un servizio che noi utilizziamo tantissimo, soprattutto quando siamo fuori dall'Italia. NordVPN è un servizio che protegge la connessione internet e la nostra privacy online. Infatti tutte le volte che ci connettiamo da wifi locali abbiamo il rischio che qualcuno si intrometta nel nostro computer, e con NordVPN questo rischio non esiste. Infatti possiamo collegarci dal nostro smartphone o dal PC simulando di essere in un altro paese, e questo ci torna molto utile per tantissime cose. Inoltre abbiamo scoperto che qui in Colombia, se vogliamo scaricare dal nostro account italiano di Netflix un episodio di qualsiasi serie o un film, non possiamo senza un VPN, perché il nostro account italiano non può essere utilizzato in una diversa area geografica, ma noi simuliamo di essere in Italia e quindi lo possiamo scaricare. In questo periodo in particolare NordVPN ci sta servendo tantissimo, perché ci sono tutti i mondiali di pallavolo e Carlo ovviamente non se ne perde uno. Per poter vedere Rai Play, che è il canale dove trasmettono le partite, non potremmo perché ci troviamo in Colombia, e quindi grazie al VPN possiamo fingere di essere in Italia. Se volete provare NordVPN, in questo momento c'è una promozione, quindi facendo l'abbonamento di 2 anni si hanno 4 mesi gratis e la possibilità di cancellare l'abbonamento in 30 giorni se non si è soddisfatti. Comunque vi lasciamo il link in descrizione, sperando vi possa essere utile. Oggi ci trattiamo bene con un pranzo a Salento, non siamo in Puglia, non stiamo mangiando il rustico, ma un bel piattone veramente molto nutriente e salutare in un ristorantino. Praticamente hanno ricavato il ristorante dalla loro casa, ed ecco il nostro menù con questa crema di zucca per iniziare, e poi qui abbiamo legumi, chips di platano,
riso con carote e una bella insalatina. E poi succo di Guayabana. bellissimo questo dolcino in questo piatto romantico. Ecco come ci fanno il caffè qui in Colombia. Esta es una máquina a vapor, Ah, es una máquina Verduino italiana. Tiene por ahí 100 años yo creo. Es el vapor Virduino. para calentar. Ah, Aquí quello sale sarebbe il agua, y cappuccino. acá es máquina pues ahí a presión para salir la tinta del café. Fantastico, muchas gracias. Con gusto. Se qualcuno la conosce questa macchina perché è italiana, ci stanno facendo il caffè della zona qui dell'Eje Cafetero. Caffè de Colombia. Però fatto con la macchina italiana. Beh, certo. Che vende? Este es el aborrajado tradicional a base de plátano maduro con queso. Se puede ver. Claro que sí, y guayaba, son esos. Però è un dulce. El dulce de plátano maduro, Ajá. la guayaba, que es una fruta, Sí, 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 eso y sí. el queso. Pero no trae azucarado ni nada de eso. Ya, lo voy a probar uno. ¿Lo Sì. quieres en una bolsita o una servilleta? In una servilleta. Ah, e proviamo questa cosa tipica. È tipico dell'Eje Cafetero El ese. origen gastronómico del aborrajado es Cali, Valle del Cauca. Ah, ya vamos Lo por ahí. hemos adoptado en el eje cafetero o en Salento propiamente Ok. hace 20 años. Buono. Pesante ma buono. Allora, che bomba. Anche Salento, questo piccolo villaggio, sembra essere proprio uno dei tipici pueblos con tutte queste case colorate. Di base sono bianche e poi sono verniciate con vari colori e seguono delle forme particolari. Anche sopra i tetti sono tutti colorati. Questo è quello che i colombiani chiamano un pueblo paisa. Questa zona della Colombia poi è praticamente la patria di queste macchine d'epoca a 4 ruote motrici. Questa non so che tipo sia e le usano per spostarsi da un posto all'altro, ce ne sono tantissime. Ecco, la macchina tipica per spostarsi è quella lì, un 4x4, è come un piccolo bus, diciamo. Ecco, vedete come si viaggia in questa zona, tutti dietro la Jeep, e questo sembra essere il capolinea dove tutti salgono e scendono. Qui stanno praticamente assegnando i bidoni della raccolta differenziata ed è bello viaggiare e vedere anche quello che succede nei piccoli paesini, partecipare alla loro vita normale. C'è una Jeep degli anni 50 con annessa una macchinetta del caffè, quindi si macina e poi qua c'è la macchinetta, si chiama Caffè Willis. Stiamo andando a giocare a un gioco tipico della Colombia. Buenas tardes. Questa è una sala giochi tipica colombiana. I colombiani amano giocare a biliardo e a un gioco particolare che si chiama tejo. Adesso ve lo spieghiamo. Andiamo giù da queste scale. Si gioca sotto. Ecco qua ci sono tutti i campi del tejo. Questo sarebbe un campo di tejo. Adesso devo capire bene come si gioca. Essa come si chiama? Tejo. Ah, esse sono los tejo. È tipo un dischetto da hockey. Esse es para ella. Ah, ok. Ah, quindi cada persona tiene un peso. Ah, io che sono più forte prenderò questo. Il signor Tejo ci spiega come giocare. Questo sarà il nostro campo. Esse è suave. Sì. Ah, sembra argilla. Praticamente è un'argilla. Sta mettendo questi triangolini qui che forse identificano il centro. Questa è una roba stranissima. E già mi piace, voglio lanciare questo peso. Ah, quindi da quello che sto capendo ci sono due campi. Penso che l'obiettivo sia tirare questo peso nel centro. Si ese tejo entra así vale 6 puntos. Ok, 6 puntos, 6 punti se va nel centro. Si él te entra
ahí, cogiendo la mecha, explotando vale 9. Che significa esplotando? Si evapora acá? No, si pega aquí y entra ahí y explota la mecha. ¡Pum! Pero que explota, hay algo dentro. No tiene pólvora. Ah, esto, más grande. Sí, esto tiene pólvora. Ahora le voy a explicar. Ok. Adesso ci fa vedere. Ah, c'è la polvere. Questo triangolino? Cioè, mi stava esplodendo sulle scarpe. Aiuto. È un gioco pericoloso. Quindi bisogna tirare dalla parte all'altra del campo. Don't try this at home. Mamma mia, eso son 6 puntos, ¿sí? ¿Qué hay? Ah, si queda dentro. Si no queda dentro no hay ningún punto. ¿Y cuándo son? Entonces hay solo 6 y 9. Los 3. Sí. Cuando le pega la mecha y sale el tejo y ¡pum! Es 3. ¡Pum! Hacer lo que hice yo ahí. ¿Sí? Y un punto que quede más cerquita. Hai capito? Sì, è che non so come abbia fatto da qua a tirare al centro io. Ok, Sere si prepara. Adesso mi preparo anch'io. Oh, se puede ser de aquí. Si gioca a tejo. Faccio iniziare Carlo, vediamo come se la cava. Io proprio a lanciare le cose sono pessima. Che tiro. Vabbè, diciamo che è il primo. Diciamo che ho vinto io. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles. Ha Bravissima. fatto esplodere il primo petardo, non so come si chiama. Sono sì. negatissima perché non c'entro mai niente, però ce l'ho fatta. È divertentissimo questo gioco. Praticamente Serena ha colpito con il tejo il triangolino che è ripieno di polvere da sparo ed è scoppiato. Adesso continuiamo un po' a giocare, dai. Vinco. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Eso. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Abbiamo lasciato l'Eje Cafetero e ci stiamo dirigendo verso un'altra grande città, ovvero Cali, la capitale della salsa, quindi stasera si andrà a ballare. Sono le ultime settimane in Colombia, purtroppo si avvicina alla fine di questo viaggio in questo paese meraviglioso che ci ha stupito sempre più, però manca ancora un bel po', ci sono varie cose che vogliamo vedere prima di andare nel prossimo paese. Adesso stiamo percorrendo l'autostrada del Valle. La strada è meravigliosa, è a 4 corsie, però i pedaggi qui costano un bel po'. Infatti tra 7 km c'è un altro, il precedente era 5 km fa. Siamo appena arrivati a Cali, questo è il parcheggio interrato di un centro commerciale e il nostro van tutto bagnato perché c'è stato un temporale. La fortuna di avere un mezzo anche basso perché qui le altezze sono di 2,20 m, noi siamo di 2,15 m e per 5 cm riusciamo a metterci in questi parcheggi che sono davvero molto comodi. Oggi è lavatrice day, abbiamo riposto tutto qui in un saccone e adesso lo andiamo a lavare. Siamo arrivati in una lavanderia pulitissima, nuovissima, ci sono queste lavatrici giganti, non ci capita spesso di vederle così nuove, quindi vai, riempiamo tutto. Questa è la lavatrice e questa è l'asciugatrice. Queste sono le altre signore molto gentili. Qua ci sono i divanetti, l'acqua, il caffè, parcheggio, lì c'è Nirvan. Abbiamo chili di roba. Saranno 15 kg di vestiti. Questa signora, oltre ad offrirci il caffè in lavanderia, ci indica un paio di posti sicuri per passare la notte in città. E dopo una giornata di viaggio, oggi abbiamo veramente bisogno di riposare.